ben ritrovati sul mio canale, ci siamo, anche questo mese è arrivato il momento di condividere con voi i miei prodotti preferiti che, come al solito, ho diviso per categorie. Ormai conoscerete il format a memoria, perciò non perdiamoci in ciance e cominciamo questa volta direi dagli abiti. I miei 3 acquisti preferiti per il mese di febbraio provengono tutti e 3 da H&M, credo dalla nuova collezione. Mi ha infatti stupito l'ultima volta che ho fatto un giro di shopping notare la nuova linea di H&M, perché ci sono veramente un sacco di cose molto carine. La prima che vi mostro è questa. Un abito dal vibe decisamente anni 70 in questo color verde smeraldo molto vivace, con tutto un motivo floreale. Ha questa chiusura interessante sul girocollo con dei bottoncini a pressione e poi resta comunque un po' aperto, maniche a sbuffo, è lungo ma non lungo fino ai piedi, longhette, quindi un capo decisamente fuori dal comune che mi ha colpito non appena l'ho notato nel negozio. Infatti eccolo qua, dritto tra i miei preferiti di febbraio. Primo capo. Il secondo, come dicevo, è di nuovo H&M, come anche il terzo, è di nuovo un abito e anche questa volta il vibe è anni 60-70 con questo motivo molto ricco, molto boom in the face. I colori mi piacciono tantissimo perché, come vedete, è un mix di rossi, azzurrini, carta da zucchero, c'è del beige, del blu, navy, insomma tutti i colori che vanno molto bene insieme, del bianco ovviamente. Mi piace veramente tantissimo, mi piace molto come veste e anche i colori trovo che stiano bene su di me perché riprendono un po' il colore dei miei occhi. L'ho indossato tantissimo, me ne sono innamorata e dei 3 che vi presento è sicuramente il preferito tra i preferiti. Andiamo avanti con l'ultimo capo, che non è più un abito, vediamo se riesco, eccolo, ma è un top molto semplice, un tipo di capo che mi piace sempre, credo di averne diversi su questo genere. Come vedete ha la parte superiore trasparentina con questa apertura sul davanti e poi invece la parte principale, quella sul torso, è ovviamente coperta, quindi molto sexy ma al tempo stesso anche molto facile da abbinare, soprattutto con le mie gonne a ruota, ma non solo, anche con gonne a tubino. Insomma è un capo che secondo me si può indossare la sera ma anche il giorno, magari sdrammatizzandolo un po' con un cardigan più casual. E come sempre, trattandosi di H&M, i prezzi sono tutti niente male, non li ricordo e come ogni volta vi invito a fare un salto sul mio blog, dove troverete la lista di tutti i capi e i prodotti che vi mostrerò nel corso di questo video, con link diretti per saperne di più ed eventualmente anche acquistarli. Questo è tutto per la sezione abiti. Visto che siamo in tema di moda e fashion, passiamo alla sezione scarpe. Le mie scarpe preferite di febbraio sono in realtà un acquisto che ho fatto a dicembre, ma che ho sfruttato tantissimo e che soltanto questo mese sono entrate tra i preferiti, ma semplicemente perché a gennaio ho dimenticato di parlarvene. Eccole qua, sono questa sorta di brogues con zeppa e carro armato al di sotto, nappine, quindi in stile inglese. Il colore è molto particolare perché è quasi un metallizzato. Il brand è Passi Italiani, quindi anche il prezzo non era sconvolgente. Mi piace tantissimo, le abbino con le gonne, con i pantaloni, con i jeans, con i vestiti, insomma un po' con tutto, e sono comodissimissimissime. Quindi scarpe preferite di febbraio ma anche di gennaio e di dicembre, ovvero scarpe preferite da quando le ho comprate. Bene, 2 categorie in the bag, proseguiamo e direi di proseguire con la cura della pelle. Se avete guardato gli ultimi video dei prodotti preferiti vi sarete accorti che recentemente ho iniziato a investire un po' di più sulla cura della pelle, perché più passano gli anni e più trovo che sia importante prendersi cura della nostra base, ovvero della pelle, piuttosto che spendere su trucco ma applicarlo su una base che invece si sta sempre di più deteriorando. Detto questo, anche uno dei prodotti preferiti di questo mese
è un discreto investimento. Siamo infatti al di sopra dei 100 euro e vi sto parlando della Crème Voluptueuse Anti-Age Absolue della linea premium di Lierac. Non avevo mai provato nessuna crema di Lierac, ma ho fatto una ricerca per capire quali sono le creme anti-età più quotate sul mercato e questa compariva molto spesso nei primi posti della classifica, quindi mi sono incuriosita, l'ho comprata e me ne sono innamorata immediatamente. Come dicevo, è una crema antirughe che fornisce al tempo stesso tonicità, corregge le macchie e tutte le varie imperfezioni che con l'età possono comparire sulla pelle. Contiene ovviamente acido ialuronico insieme ad altri principi sviluppati proprio e brevettati dalla Lierac, e ha una texture pazzesca, vellutata, quasi fondente, che si stende in un secondo, si assorbe molto velocemente. La profumazione è delicata e mi piace anche tantissimo. Da quando l'ho usato ho notato dei piccoli miglioramenti e in generale la pelle subito dopo l'applicazione risulta più vellutata e anche più tonica e più brillante. Quindi se anche voi iniziate ad affrontare i primi segni dell'età, io ve la consiglio e vi consiglio davvero di risparmiare piuttosto qualcosa sul trucco e investire decisamente qualcosa in più sulla cura della pelle, soprattutto passati i 40. Andiamo avanti. Ho ancora un altro prodotto per la cura della pelle che mi ha stupito ed è questa crema Egyptian Magic. Ne avevo sentito parlare tanto online nel corso, diciamo, dell'ultimo anno, ma non l'avevo ancora acquistata. Poi nell'ultimo giro da Sephora l'ho trovata in questo formato anche travel size e ho detto insomma perché no. È una crema molto molto particolare, prima di tutto perché non sembra una crema ma una cera. È infatti a base di cera d'api, di propoli insieme a tantissimi altri ingredienti che vanno proprio a idratare e ammorbidire a fondo la pelle. Io la utilizzo principalmente nei punti molto molto critici, per esempio i gomiti. Lavorando 10 ore al giorno alla scrivania finisco sempre per avere i gomiti molto molto secchi, a volte quasi incrostati, che è una roba che mi irrita terribilmente. Ho già provato 1000 cose diverse. 3 applicazioni di questa Egyptian Magic, e Magic lo è davvero, hanno cambiato radicalmente l'apparenza dei miei gomiti crostosi. Come dicevo, molto particolare, è una cera, non so se riuscite a vederlo, la si sfrega tra le dita scaldandola e si scioglie immediatamente, diventa una sorta di quasi olio che poi si applica nelle parti, si può applicare dove volete, anche su tutto il corpo, ma a mio avviso è decisamente troppo ricca, è meglio concentrarsi gomiti, ginocchia, talloni, insomma i punti dove la pelle è molto molto secca e dà dei risultati pazzeschi, e se non ricordo male non costa neanche tantissimo e tra l'altro ne basta veramente molto molto poca. Io l'ho usata tutti i giorni negli ultimi 15 e come vedete è ancora praticamente quasi intatta. Insomma, secondo prodotto portentoso per la cura della pelle, Egyptian Magic. Se non l'avete ancora provata fatelo, se trovate il formato travel size ancora meglio perché vi permette di sperimentare la crema senza dover immediatamente investire nel formato full size, che è sempre un consiglio che mi piace dare in generale. Bene, questo era tutto per la sezione cura della pelle, passiamo alla sezione trucco. Eccoci qui nella sezione trucco. Ho da condividere con voi un prodotto nuovo e un prodotto invece che nuovo non è, ma che ho riscoperto di recente. Iniziamo con la novità, che è un mascara. Il nuovo mascara della Benefit, che in realtà è un remake del famosissimo Bad Gal della Benefit. Questo è il Bad Gal Bang, con questo packaging molto interessante in nero opaco con il cappuccio tutto un po' decorato. L'applicatore si presenta in questo modo, quindi appuntito, con le classiche setole in plastica rigida che sono le mie preferite. Lo metto all'interno di questo video, anche se ho delle piccole remore, nel senso che fornisce tantissimo volume, è molto molto intenso, ma appena comprato perlomeno è un po' difficile da applicare. Ricordo però di aver pensato la stessa cosa anche di quello che è il mio mascara preferito in assoluto, sempre della Benefit, il Roller Lash. Quindi questa volta ho detto io lo inserisco in questo video perché in effetti mi sta piacendo.
e potrebbe anche piacermi tanto di più col tempo, perché spesso i mascara poi dopo qualche settimana cambiano la texture e diventano anche più semplici da applicare, perché appunto è molto liquido e tende anche a appiccicare leggermente insieme le ciglia, però l'effetto ce l'ho anche su oggi, non so se vedete qualcosa da laggiù. L'effetto è molto bello. Diciamo che in questa fase iniziale lo sto utilizzando insieme al roller lash, che invece le separa molto di più le ciglia, quindi roller lash separa e questo aggiunge volume, intensità e un po' più di bam, capito, no? E questo è il primo prodotto preferito per la sezione trucco. Il secondo, come vi dicevo, non è una novità, sono questi rossetti della Sephora, quelli della linea Wonderful Caution. Credo di avervene parlato già in passato e di sicuro sono stati nei miei video dei prodotti preferiti altre volte. Ho una sorta di amore a intermittenza con questi rossetti, nel senso che per certi periodi me li dimentico e non li utilizzo mai e poi li riscopro e mi piacciono, quindi questo mese ve li ripropongo. Ne ho due. Il mio preferito in assoluto è quello che ho su anche oggi nella colorazione, vediamo quanto ci metto. Non la trovo mai il nome delle colorazioni sui rossetti di Sephora e infatti anche questa volta non ne ho idea. Diciamo che è quello rosso e invece questo è un colore più nude, un rosato più tenue, più da tutti i giorni. La particolarità, ve lo ripropongo, è quella del cuscinetto. Si schiaccia il tubetto, il prodotto esce, poi lo si stende semplicemente sulle labbra e ha questo finish matte che dura molto a lungo. Ho visto che anche la NYX è uscita molto di recente con dei prodotti simili per le labbra che ho già ordinato, spoiler alert, perché sono molto curiosa di vedere come il finish e come si comportano rispetto a questi che per il momento nelle versioni cushion sono i miei preferiti. Anche la categoria del trucco l'abbiamo conclusa. Cosa ci resta? La categoria dei vari. Come dice il nome stesso, la categoria dei vari include prodotti vari, ovvero del genere più disparato. Le due cose che sto per mostrarvi infatti sono completamente diverse. Iniziamo da quella di formato inferiore, ovvero un profumo. Non so se vi ricordate, a Natale, anzi per il mio compleanno, Daniele mi ha regalato il calendario dell'avvento di Jo Malone, pazzesco. All'interno c'erano 1000 fragranze diverse in questo formato piccolino, da tester diciamo, e il che mi ha permesso di provarne diverse. Ne ho scoperta una che mi piace un sacco, che è questa Dark Amber e Ginger Lily. Descrivere i profumi per me è sempre un'impresa titanica. Diciamo che ha una profumazione abbastanza elegante, abbastanza intensa e non dolce, perché normalmente io ho una propensione per i profumi a base dolce. Questo non è eccessivamente dolce, anche perché è a base d'ambra e Ginger Lily, che non so assolutamente cosa sia in italiano, no? È una profumazione particolare, più simile a, non so se vi ricordate quando vi ho parlato del Super Seeded della Byredo, più adulta, mettiamola così, più elegante, più adulta, più sofisticata. Normalmente ho scoperto che i profumi di Jo Malone nei botticini neri sono quelli che hanno queste caratteristiche rispetto a quelli nel botticino in vetro chiaro, che invece sono più delicati. Questo in ogni caso mi è piaciuto tantissimo. Se siete alla ricerca di un nuovo profumo o se vi trovate in uno dei negozi di Jo Malone, andate a dare un'annusatina a Dark Amber e Ginger Lily e fatemi sapere cosa ne pensate, e soprattutto fatemi sapere se riuscite a dire Dark Amber e Ginger Lily senza che vi si impasti la lingua. Andiamo avanti col secondo preferito nella categoria dei vari, che infatti lo sapevo, mi è appena caduto. Perché? Perché è composto di 1000 cose diverse, l'avete già visto sbucare, era solo questione di tempo prima che vi proponessi il Sonicare tra i preferiti del mese. L'ho ricevuto in regalo a Natale da Daniele, che ha visto il mio video con le idee regalo sia per lei che per lui, ma soprattutto nel video con le idee regalo di Natale per lei parlavo proprio di questo modello che trovo bellissimo, perché ha tutti i dettagli in color rose gold, chiamiamolo così. La figata di questo Sonicare, perché io ne possedevo già uno in versione molto più semplice, quindi solo lo spazzolino con la base di ricarica, è che ha degli accessori utilissimi. Il primo è
il bicchierino nel quale tenerlo in bagno, che a sua volta ricarica, quindi basta avere una presa vicino al lavandino, come nel mio caso, e si può ricaricare direttamente il Sonicare all'interno del suo bicchierino. Insieme anche, adesso occhio che mi cadrà tutto, una confezione da viaggio molto comoda, che a sua volta è ricaricabile, quindi si può portare il Sonicare smontandolo in viaggio in questa confezione qua, e poi quando si scarica semplicemente metterlo nella confezione e ricaricarlo al suo interno, una cosa che trovo fighissima. Di per sé non ve l'ho ancora detto, ma credo che tutti abbiate almeno un'idea di massima di che cos'è il Sonicare. È uno spazzolino da denti sonico, quindi che vibra, ha tante diverse possibilità, quindi pulizia, sbiancare, lucidatura, cura delle gengive, e poi quello per chi ha dei denti sensibili. Fa una grandissima differenza rispetto a uno spazzolino manuale, pulisce molto più a fondo, e questa vibrazione sonica contribuisce anche a diminuire il tartaro, non mi viene la parola. Se non avete mai usato un Sonicare e siete curiosi, io vi consiglio di provarlo, perché è veramente rivoluzionario, cambia il modo in cui ci si lava i denti, e devo dire la verità, se ne è accorto anche il mio dentista, che infatti è il primo a consigliare questo tipo di spazzolini, che sono utilissimi e molto fighi. E anche la nostra bella categoria, occhio che mi cade di nuovo tutto, e anche la nostra bella categoria dei vari l'abbiamo analizzata, condivisa e messa da parte, e ci resta l'ultima categoria, che come al solito è quella dei libri. Gioia e giubilo, è uscito un nuovo libro di Fred Vargas, la scrittrice francese di gialli che io adoro. Fred Vargas è uno pseudonimo per questa scrittrice, come dicevo, francese, che ha pubblicato già una serie di libri tutti molto carini, di stile noir giallo, ambientati a Parigi nel 13° arrondissement, nella gendarmerie del 13° arrondissement, che è gestita dal commissario Adamsberg, un personaggio favoloso. Adamsberg è un poliziotto sui generis che sembra sempre un po' su un altro pianeta, un uomo mellifluo che sembra quasi non camminare ma fluttuare, con la testa persa nelle nebbie, attraverso le quali però riesce a vedere e a risolvere i casi con dei lampi di genio che a volte non si capisce assolutamente da dove arrivino. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una situazione complicata, con una serie di omicidi che non sembrano omicidi, all'apparenza sembrano dei semplici incidenti, perché una serie di anziani muoiono in quanto punti da un ragno, conosciuto come la reclusa, nella zona di Nîmes in Francia. All'apparenza appunto casi di incidenti domestici. Adamsberg per qualche ragione si interessa al caso e inizia a sospettare che non si tratti di incidenti ma di omicidi, e poco per volta verrà fuori tutta una rete di situazioni che porteranno alla soluzione di questo caso complicato. Attorno ad Adamsberg ruota una serie di personaggi altrettanto interessanti, che sono gli altri componenti della squadra anticrimine del 13° arrondissement, dal suo braccio destro Danglars, uomo coltissimo ma con un leggero problema di alcol, che in questo libro rappresenta anche un po' un problema per Adamsberg. Ci sono degli scontri abbastanza forti tra i due personaggi, e poi ci sono Retancourt, il donnone pazzesco, la roccia indistruttibile del gruppo, Verenc con i suoi capelli rossi e neri, un personaggio particolarissimo, Metancourt che invece soffre di narcolessia e ogni tot deve dormire, nell'anticrimine gli hanno messo un letto per poterlo fare. Insomma, tutti personaggi molto particolari ai quali ci si affeziona e che ritornano nella maggior parte dei libri di Fred Vargas, come in questo che non ve l'ho ancora detto, ma si intitola appunto Il morso della reclusa. L'ho letto in un fiato, mi è piaciuto tantissimo, adoro Fred Vargas e quindi per forza dovevo consigliarvelo. E voilà, anche per il mese di febbraio siamo arrivati alla fine di questo video dedicato ai miei prodotti preferiti. Come sempre spero che le mie indicazioni, le mie piccole recensioni vi siano state in qualche modo di aiuto, vi abbiano magari dato l'ispirazione per qualche nuovo acquisto.
Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi sul mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se volete potete anche cliccare sull'icona della campana che vi permetterà di ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e quindi non perdere davvero nemmeno uno degli appuntamenti settimanali. Per oggi non c'è altro, io come sempre vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo alla prossima, ciao!